Ciao a tutti, io sono K e vi do il benvenuto nel canale Yo-K Show. Si continua anche questa volta con la nostra serie di video in cui ci addentriamo a scoprire i vari dettagli e easter egg nascosti nelle varie opere di animazione. Come spesso abbiamo fatto in questo periodo, oggi ci focalizzeremo su Ozzies, l'episodio 7 della prima stagione di Helluva Boss. Siete pronti a scoprire con noi tutto ciò che vi siete persi, demonietti? Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto e la nostra stupenda community. Partiamo col dire che questo episodio e quello successivo, Queen Bee, erano originariamente pianificati per essere un finale di stagione spezzato in due parti. Purtroppo, a causa dei problemi legali che vi abbiamo descritto nell'analisi del suddetto episodio, il team ha deciso di rendere questa puntata il finale ufficiale della stagione. L'ottavo, invece, uscito quest'anno, è ora considerato una puntata speciale. Su YouTube l'episodio fu intitolato inizialmente Helluva Boss Ozzies, stagione 1, episodio 7, finale parte 1. Successivamente parte 1 è stato rimosso dal titolo. In questo episodio succedono un sacco di cose per la prima volta. Ad esempio, è il primo episodio a non avere nella copertina del video alcun personaggio, bensì solo il sigillo del principe Asmodeus. Per la prima volta Vivienne Medrano ha scritto e diretto l'episodio interamente da sola, senza Brandon Rogers, che di solito è uno degli autori principali e regista della serie. Come mai fatto prima, viene mostrato l'interno dell'appartamento di Blitz. Stolas chiama Limp con il suo nome, piuttosto che con il suo solito nomignolo affettuoso Blitzy. E infine, per la prima volta, vediamo l'impiego della tecnica green screen su un personaggio, per rappresentare in questo caso il cielo stellato animato nel mantello di Stolas. Mentre il capo della IMP legge il giornale, possiamo notare su di esso l'immagine di un angelo sterminatore, una di Lulu, la mascotte del parco, e un'immagine dello show Fizzarolli and Friends. Il primo anniversario di Moxie e Millie, menzionato nella puntata, potrebbe essere un riferimento al fatto che questo episodio è stato rilasciato in occasione al primo anniversario dell'uscita del primo episodio Murder Family. Più o meno nello stesso momento in cui questo episodio è stato rilasciato, Stolas ha pubblicato 2 post sul suo account Voxtagram non canonico. Nel primo mostrava la telenovela che stava guardando in TV e subito dopo un selfie mentre è in hype per l'appuntamento con Blitz. Questo episodio è dedicato in memoria dell'animatore scomparso Steven Lemon Fresh Dorian, che lavorò come clean-up artist a vari episodi. Luna sta leggendo una rivista di gossip con in copertina Verosica, anticipazione della sua apparizione più tardi nell'episodio. Un poster che pubblicizza i servizi di Angel Dust può essere visto accanto al vicolo in cui Blitz è stato gettato. E un altro che mostra il logo della IMP con scritto "Chiamaci!". Ovviamente il numero inizia con 666. Che domande! Da notare l'immagine di Blitz con Barbie da bambini che li ritrae in compagnia della loro madre. Se guardiamo da vicino i documenti di adozione di Luna, vi troviamo scritto che proviene dall'Illinois, cosa molto strana, perciò Jeff Delgado, l'artista che ha disegnato gli screenshot del telefono, ha dovuto confermare che si trattava solo di un modello di carta di adozione casuale che ha utilizzato come riempitivo e quindi non è canonico ai fini della storia. Quando Stolas dice a Blitz "sarò lì in 20", non specificando cosa, arriva nel girone della lussuria circa 20 secondi dopo la telefonata. La televisione nella casa di Stolas è una marca chiamata LG, una parodia della reale società produttrice di elettronica LG. Nel telefono di Blitz vediamo diverse app. Non ci soffermiamo ad analizzarle, poiché riguardando i 7 peccati capitali l'abbiamo già fatta a fondo in questo video che vi consigliamo di recuperare per approfondire l'argomento nel dettaglio. I passi di danza di Asmodeus sono ispirati a quelli della canzone Un amico come me, che canta il genio nel film Aladdin della Disney. Questo perché il doppiatore di Asmodeus era conosciuto per essersi esibito come genio appunto nel musical di Aladdin. Come elementi di continuità possiamo vedere la coppia di imp sedute alla bancarella Hot and Cold Drunks, già apparsa in Lululand. Wally Walkford è ancora una volta visto fare un lavoro diverso da quello precedente. In questo episodio, per esempio, sta lavorando come barista da Ozzies. Verosica e il suo gruppo sono presenti nel locale. Ciò implica indirettamente che o sono evasi di prigione o non sono mai stati incarcerati, oppure hanno già scontato la loro pena sulla terra dopo la loro cattura in Spring Broken. Fizzarolli in questa scena sta bevendo dal suo bicchiere,
Ma se guardiamo bene, vedremo che la cannuccia forma la scritta bitch. Eh sì, c'è scritto veramente, mica come quelli che dicevano che c'era scritto sex nel Re Leone, che in realtà era la scritta SFX. Nella scena in cui Fizzarolli indossa gli occhiali a cordicella, notiamo che sta consultando un rhyming dick e la parola non è dictionary. Quando lo show di Ozzis e Limp Pagliaccio finisce, possiamo notare dei fuochi pirotecnici uscire da dei cannoni molto particolari. Stolas e Blitz sulla via del ritorno si ritrovano in macchina, ma quando l'auto frena possiamo notare volare dei preservativi. La sicurezza prima di tutto. Inoltre notiamo che Blitz si è portato a casa una tazza brandizzata di Lululand. Luna che va a una festa con Vortex è un doppio riferimento. Il primo a ciò che il Segugio disse sempre in Spring Broken, che la sua ragazza organizza feste specifiche per segugi infernali. Il secondo è che ciò che succederà a quella festa lo vedremo nell'episodio 8 che si svolge in contemporanea a questo. Lo stile artistico cambia brevemente durante l'inizio della canzone di Moxie, in modo simile a come fatto di proposito durante la sequenza musicale dell'episodio precedente. Ora vediamo qualche piccolo errore che abbiamo notato. Quando Stolas accetta un appuntamento con Blitz, vediamo la cornetta connessa con un filo al suo telefono fisso, ma poco dopo, quando si dirige nel suo armadio, ha in mano solo essa, e il resto dell'apparecchio, filo e base, sono scomparsi. Le penne della coda di Asmodeus mancano quando emerge per la prima volta dal fumo, dopo essere stato introdotto da Fizzarolli. L'interruttore della luce dell'appartamento di Blitz è un po' pazzerello. Prima non c'è, poi appare, poi scompare il riquadro attorno con l'altro interruttore appena accese le luci. Come di consueto però, ora lasciamo la parola a voi demonietti. Scriveteci qui sotto cos'altro avete notato in questo episodio e rendiamo insieme questi video i più completi sull'argomento che si possano trovare su YouTube. Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono abbonati al canale sostenendo ogni settimana il nostro lavoro. Ancora una volta grazie per aver reso questo canale un posto speciale. Nell'attesa di settembre, in cui arriveranno alcune succose novità, noi vi consigliamo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e condividere questo video con i vostri amici. Se avete apprezzato questo contenuto, perché non dare un'occhiata all'episodio successivo di questa rubrica, in cui abbiamo scovato tutte le cose che forse non avevate notato in Queen Bee. Trovate il link qui sotto in descrizione e nel commento puntato a tutta la nostra playlist. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video!